Benvenuti su Fast Italian Stories. Oggi ci immergiamo nella storia di Sara, una ragazza coraggiosa che ha deciso di cambiare vita. Ha lasciato il suo paese per trasferirsi a Milano, con un sogno: imparare l'italiano e ricominciare da zero. La sua storia è piena di emozione, sfide e ispirazione. È perfetta per chi sta imparando l'italiano e vuole sentire come si usa la lingua nella vita reale. Sei pronto a imparare l'italiano con noi? Iniziamo subito. Mi chiamo Sara e ho 26 anni. Vengo da un piccolo paese vicino a Bucarest, in Romania. Per tanti anni ho lavorato come cameriera in un bar del mio quartiere. La vita era tranquilla, ma io sentivo che mancava qualcosa. Ogni giorno sognavo di cambiare. Sognavo di vivere in una grande città, di imparare una lingua nuova e di conoscere persone diverse. Un giorno ho detto a me stessa: basta sognare, è il momento di agire. Ho scelto Milano perché è una città piena di energia, di cultura, di moda e di opportunità. Ma c'era un problema: non parlavo italiano. All'inizio avevo paura, pensavo: e se non capisco nessuno? E se sbaglio a parlare? Ma ho capito una cosa importante: tutti fanno errori, ma chi non prova non cambia mai. Quando sono arrivata a Milano tutto era nuovo e un po' confuso. Le persone parlavano in fretta, i cartelli erano in italiano e io capivo solo qualche parola. Ma ogni giorno mi ripetevo: posso farcela, sono qui per imparare. Ho iniziato con le cose semplici, come chiedere del pane al supermercato oppure al bar un caffè. Ogni sera guardavo video in italiano, ascoltavo musica italiana e leggevo piccoli testi. Anche se capivo poco, non mi sono mai arresa. Dopo un mese ho conosciuto Chiara, una ragazza italiana molto gentile. Lei mi ha aiutata tanto. Ogni pomeriggio parlavamo insieme. Io provavo a dire qualcosa in italiano e lei mi correggeva con il sorriso. Grazie a lei ho imparato a non avere paura di sbagliare. Un giorno, al mercato, un signore mi ha detto: «Parli italiano molto bene. Da quanto tempo sei qui?» E io ho sorriso. Era la prima volta che qualcuno mi diceva così. Quel momento mi ha dato una forza incredibile. Mi sono sentita orgogliosa di me stessa. Dopo 3 mesi ho trovato un lavoro in un piccolo negozio di abbigliamento. Parlo con i clienti ogni giorno e il mio italiano migliora sempre di più. Ora posso dire che non solo ho imparato una lingua, ma ho anche imparato a credere in me stessa. Parole importanti da ricordare. Mancare significa essere assente, non esserci. Esempio: mi manca la mia famiglia quando sono lontana. Agire significa fare qualcosa, passare all'azione. Esempio: se vuoi cambiare, devi agire, non solo pensare. Paura significa emozione di chi si sente in pericolo o insicuro. Esempio: avevo paura di parlare italiano in pubblico. Arrendersi significa smettere di provare, rinunciare. Esempio: anche se era difficile, non mi sono mai arresa. Orgogliosa significa essere felice di ciò che si è fatto o raggiunto. Esempio: sono orgogliosa dei miei progressi in italiano. Ora ascolta la storia senza sottotitoli. Benvenuti su Fast Italian Stories. Oggi ci immergiamo nella storia di Sara, una ragazza coraggiosa che ha deciso di cambiare vita. Ha lasciato il suo paese
per trasferirsi a Milano, con un sogno: imparare l'italiano e ricominciare da zero. La sua storia è piena di emozione, sfide e ispirazione. È perfetta per chi sta imparando l'italiano e vuole sentire come si usa la lingua nella vita reale. Sei pronto a imparare l'italiano con noi? Iniziamo subito. Mi chiamo Sara e ho 26 anni. Vengo da un piccolo paese vicino a Bucarest, in Romania. Per tanti anni ho lavorato come cameriera in un bar del mio quartiere. La vita era tranquilla, ma io sentivo che mancava qualcosa. Ogni giorno sognavo di cambiare. Sognavo di vivere in una grande città, di imparare una lingua nuova e di conoscere persone diverse. Un giorno ho detto a me stessa: basta sognare, è il momento di agire. Ho scelto Milano perché è una città piena di energia, di cultura, di moda e di opportunità. Ma c'era un problema: non parlavo italiano. All'inizio avevo paura, pensavo: e se non capisco nessuno? E se sbaglio a parlare? Ma ho capito una cosa importante: tutti fanno errori, ma chi non prova non cambia mai. Quando sono arrivata a Milano tutto era nuovo e un po' confuso. Le persone parlavano in fretta, i cartelli erano in italiano e io capivo solo qualche parola. Ma ogni giorno mi ripetevo: posso farcela, sono qui per imparare. Ho iniziato con le cose semplici, come chiedere del pane al supermercato oppure al bar un caffè. Ogni sera guardavo video in italiano, ascoltavo musica italiana e leggevo piccoli testi. Anche se capivo poco, non mi sono mai arresa. Dopo un mese ho conosciuto Chiara, una ragazza italiana molto gentile. Lei mi ha aiutata tanto. Ogni pomeriggio parlavamo insieme. Io provavo a dire qualcosa in italiano e lei mi correggeva con il sorriso. Grazie a lei ho imparato a non avere paura di sbagliare. Un giorno, al mercato, un signore mi ha detto: «Parli italiano molto bene. Da quanto tempo sei qui?» E io ho sorriso. Era la prima volta che qualcuno mi diceva così. Quel momento mi ha dato una forza incredibile. Mi sono sentita orgogliosa di me stessa. Dopo 3 mesi ho trovato un lavoro in un piccolo negozio di abbigliamento. Parlo con i clienti ogni giorno e il mio italiano migliora sempre di più. Ora posso dire che non solo ho imparato una lingua, ma ho anche imparato a credere in me stessa.